Ciao a tutti, cari amici dell'Aquario, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale o spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche per quello che riguarda la sfera affettiva per i prossimi 15-20 giorni. Vi ricordo come sempre che sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione ho lasciato il link di un video che spiega appunto come mettere insieme i messaggi dei tre oroscopi, quindi del segno solare, del segno lunare e dell'ascendente. Bene. Mostrami, Acquario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di febbraio. Grazie. Wow! Il matto. Cari amici dell'Acquario, per qualcuno questo matto fa riferimento a quello che è un nuovo ciclo. È un arcano numero 0, quindi parla di quello che è proprio la chiusura di un cerchio e l'apertura anche di un qualche cosa di nuovo. Per qualcuno potrebbe fare riferimento magari a una nuova relazione o a un nuovo, modo di vivere la relazione, se già avete qualcuno, okay? Il matto comunque parla di quello che è una un'energia genuina, un'energia pura, un'energia anche di fiducia. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo questo matto per voi. Okay, allora cominciamo con un 4 di spade, un cavaliere di spade al contrario, asso di coppa al contrario e 3 di bastoni. Allora, quello che sento con questo 4 di spade è che c'è qualcuno che, probabilmente arriva da quello che è un periodo di recupero delle energie, un periodo magari dove, siete stati un po' più pensierosi, un periodo magari dove c'è stato un allontanamento, una sorta di ritiro dal mondo, se vogliamo. O per qualcuno potrebbe essere una sorta di ritiro da questo cavaliere di spade, perché il cavaliere di spade parla sempre di quell'energia, determinata, ma che comunque non è molto stabile. Quindi potrebbe essere che questo tipo di, così, di rifugio, ve lo siate presi questo momento proprio per allontanarvi, ehm da questo cavaliere di spade. Abbiamo anche poi un asso di coppe al contrario e qui l'asso di coppe per certi versi, mi fa proprio pensare a quello che è un non inizio, o meglio, per qualcuno potrebbe essere che non si è innamorati o ci si rende conto insomma che non ci sia tutto quell'amore, che magari ci si aspettava, ecco. Se non avesse nessuno, questo, cavaliere di spade potrebbe far riferimento a una persona del passato o comunque a un qualche tipo di energia che magari vi sta ronzando intorno e che a voi non fa, tra virgolette, "molto piacere". Abbiamo anche un 3 di bastoni. 3 di bastoni in questa posizione mi fa pensare al fatto che abbiate voglia comunque di uscire da questa situazione, ma che per certi versi non sappiate bene da che parte andare. È un po' come se foste ancora focalizzati tanto su questo 5 di pentacoli, che mi parla di quello che è stata una delusione, una perdita. Abbiamo poi una torre al contrario e qui sento che davvero per qualcuno c'è bisogno di rompere qualche tipo di legame e con il 9 di bastoni finale sento che è necessario per qualcuno trovare, quello che è il proprio modo di difendersi. Bisogna imparare a trovare ad erigere delle barriere sento, a fare in modo di mettere degli stop, degli altolà se vogliamo, a quelle che sono le energie esterne, okay? Bene, andiamo a vedere più nello specifico di che cosa si trattano queste carte. Ho preso un mazzo di carte piccolissimo che per spiegare va bene, che così non mi occupa troppo spazio nel tavolo. Allora, spiegatemi questo 4 di spade per piacere, grazie. Abbiamo un re di pentacoli al contrario, abbiamo un 6 di pentacoli al contrario e un 3 di pentacoli al contrario. Allora, per certi versi, essendo tutti pentacoli, sento che c'è un riferimento a un qualche tipo di cosa materiale, okay, potrebbe essere una casa, potrebbe essere a una questione potrebbe essere riferita diciamo a quello che è una questione, di tipo economico, okay?
Sento che comunque c'è stata, ripeto, questa sorta di delusione, c'è un qualche cosa a livello concreto, anche avendo il cavaliere di denari al contrario, che non va avanti fondamentalmente. C'è un qualche cosa che sento come se ci fosse una sorta di energia stagnante un po', no, ehm, il fatto che il 6 di pentacoli sia al contrario mi fa pensare che ci sia una sorta di disequilibrio. Potrebbe anche essere semplicemente in quello che è l'assumersi i ruoli e i compiti di casa, okay, più nel concreto potrebbe far riferimento il 3 di pentacoli a un progetto, che magari si voleva fare insieme e che non parte, non sta partendo. Andiamo a vedere il cavaliere di spade al contrario, perché ce l'ho lì. Allora, abbiamo un re di coppe al contrario, un fante di, bastoni e un fante di spade. Sì, allora questo cavaliere di spade, quello che sento io è che è un'energia che non ha molto potere personale, okay, io credo che sia un'energia piuttosto infantile. Mhmm, Potrebbe essere che è una persona di quelle molto centrate su se stesse, anche un po' egoista, mi verrebbe da dire. Potrebbe essere una persona che tende a controllare o che comunque tende ad avere, diciamo così, dei facili entusiasmi, prende parte in quarta senza farsi neanche poi troppe domande, okay. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Allora, l'asso di coppe è spiegato da un 5 di bastoni, da un 10 di coppe e dalla giustizia. Sì, io sento che qui c'è qualche cosa a livello di unione che non è andato insomma, o che non sta andando come voi vorreste. C'è un 5 di bastoni, il 5 di bastoni parla di conflitti. Io credo che non sia chiaro il modo in cui vogliate, impostare la relazione, sia che siate in coppia o comunque che abbiate una relazione, sia che siate single, sento che c'è qualche tipo di difficoltà nel, visualizzare o nel concetto che si ha di quello di coppia, di unione, okay? Abbiamo una giustizia qui e di nuovo sento che c'è bisogno di fare un qualche tipo di equilibrio. La giustizia per certi versi può anche parlare di un qualche tipo di verità che viene alla luce, okay, un qualche tipo di cosa che viene detta, o che vorrebbe, o meglio vorreste che vi fosse detta, no, ehm, però ecco, sento che questo tipo di offerta, questo tipo di proposte, diciamo, avendo l'asso di coppa al contrario, non arriva. Allora andiamo a vedere, okay. Allora, il 3 di bastoni è spiegato da un re di bastoni e da un 5 di, spade. Quindi di nuovo sento che qualcuno vorrebbe andare avanti, vorrebbe andare lontano, vorrebbe prendere, tra virgolette, in mano il proprio potere personale con questo re di bastoni, okay, sento che si vorrebbe costruire anche qualche cosa, probabilmente questo re di bastoni fa riferimento alla vostra persona di interesse o a quello che potrebbe essere il vostro la vostra sicurezza in quello che è il campo affettivo, il campo dell'amore. C'è però un 5 di spade, quindi io sento che qui c'è qualcuno che sta facendo proprio, diciamo, fatica a fare questa chiarezza mentale, a capire da che parte vuole andare, a capire che cosa è giusto. I conflitti li avevamo anche qui, potrebbero essere che sono proprio conflitti vostri personali sul modo di vedere un'unione o la famiglia, okay? Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, a che cosa fa riferimento. Asso di coppe un'altra volta e 8 di coppe. Sì, dunque io sento che qui c'è qualcuno che sta ancora pensando a quell'inizio che non c'è stato, a quell'unione. Sento che avendo questo 8 di coppe è come se si volesse per certi versi è un po' la stessa energia del 4 di spade, okay, sento che c'è il bisogno di andare a cercare quello che è la felicità, quello che è l'incontro d'amore. C'è bisogno, sento che, è come se aveste per certi versi il cuore un po' rigido, no, avete bisogno di sentirvi amati, sento che avete bisogno di ritrovare la fiducia in voi stessi, di ritrovare la fiducia nell'altro e avete bisogno con questo 8 di coppe di prendere un certo tipo di distanza, che può essere da un'unione, visto che c'è l'asso di coppe,
o semplicemente da quello che è un qualche tipo di emozione che voi state provando. E sento che comunque è legato a questo 5 di pentacoli, no, che parla sempre un po' di quelle che sono le delusioni, di quello che sono le perdite. Potrebbe essere una perdita tranquillamente monetaria, perché anche qui avevamo tanti pentacoli, quindi la perdita di un qualche tipo di materialità, se vogliamo. Potrebbe essere una casa, potrebbe essere una macchina, potrebbe essere l'idea di sicurezza che avete voi, di stabilità. Andiamo a vedere la torre al contrario, di che cosa ci parla. Di nuovo 5 di pentacoli e un'altra volta la torre, ragazzi. Sì, qui c'è bisogno di lasciar giù certe convinzioni per quello che riguarda 1, l'aiuto esterno. Cioè, è come se qualcuno si stesse aspettando un aiuto di tipo esterno, ma non arriva. Questo crea sofferenza. Dovete trovare una nuova immagine di voi stessi, io sento. 5 di pentacoli di nuovo fa riferimento un po' a chi si sente abbandonato, okay, e la torre di nuovo, sento che qui c'è bisogno di far andare giù determinate, sicurezze, e sento che per molti versi potrebbe essere proprio legato a quello che è un'unione. Quindi, è come se voi aveste un'idea di quello che è la relazione, piuttosto che l'amore, piuttosto che la famiglia, che in realtà non è quella reale, o meglio voi vorreste avere quella roba lì, ma in questo momento non riuscite a manifestarla, okay? Andiamo a vedere il 9 di bastoni perché mi parla di difesa, di protezione. Da che cosa vi dovete proteggere? Vediamo cosa mi danno. Okay. Allora abbiamo un 2 di pentacoli, l'altra è caduta, la recupero, e abbiamo un cavaliere di coppe, quindi probabilmente dovete proprio imparare a, diciamo così, a difendervi, se vogliamo, da questo cavaliere di coppe. O meglio, quello che sento è che dovete un attimino imparare a decifrare i messaggi che vi vengono detti, non prendere per oro colato tutto quello che vi viene detto. 1, valutate da chi vi viene detto, okay, quello è molto importante. 2, valutate cosa vi viene detto, perché comunque qui, avendo un 2 di pentacoli, quello che sento è che bisogna un attimino imparare a gestire, le energie sia fisiche, sia emotive, sia mentali, okay, bisogna un attimino cercare di capire dove bisogna alzare i paletti e dove invece si può evitare. Sì, sento che comunque è un periodo di rivalutazione, è un periodo di rinnovamento, se vogliamo, anche come ci dice il matto. C'è quello che è come vi posso dire, un brusco cambio dei giochi, perché vi ricordo che avete comunque anche la torre, quindi se qui c'era tutto quello che diciamo così, che non riuscivate a capire, io sento che qui c'è un qualche cosa che vi inizia a far, reagire più che altro, okay, c'è qualche cosa che inizia a farvi dire: "No, okay, tu arrivi fin qui, i e da lì in avanti la tua libertà finisce dove inizia la mia di libertà", okay, si tratta un po' veramente di mettere i paletti, di farsi rispettare dalle altre persone, e se l'energia che ha questo cavaliere di spade non vi piace perché va e viene, fa false promesse, è un'energia conflittiva, comunque c'è questa impronta d'abbandono con questo 5 di coppe, io, insomma, mi chiederei se questa è la persona giusta, okay, oppure se posso avere qualche cos'altro di più bello, lasciando indietro tutto questo periodo, questo avvenimento, okay? Ripeto, la lettura è da considerarsi valida sia per chi ha una relazione, sia per chi è single, okay? Ognuno poi deve cercare di adattare la lettura alla propria realtà, okay? Bene, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho, quindi quello che, riuscite a vedere, diciamo quello che è chiaro e quello che invece no, quello che è nascosto. Andiamo a vedere 2 carte per gli amici dell'Acquario, per piacere, grazie. Okay. Innocenza e la voce interiore. Wow, sono 2 arcani maggiori, sono 2 carte molto potenti. Allora, per certi versi l'innocenza è la carta del sole, quindi sento che qui dovete metterci proprio tutto quello che è, se vogliamo anche un po' la purezza d'animo di cui mi parla il matto, non dico ingenuità, però simile, okay, il fatto di cercare di vedere veramente la vita a cuore aperto. Però quello che vi dice questa carta, se ci fate caso, c'è un signore che ha una barba lunghissima
e la barba normalmente è simbolo di saggezza. Quindi quello che mi invita a fare questa carta è sì, ok, guarda alla vita con lo stesso entusiasmo che hanno i bambini o con lo stesso entusiasmo che avevi tu quando eri piccolo, con diciamo gli occhi del tuo bambino interiore, però ricordati che durante tutti questi anni di vita tu hai fatto delle esperienze e queste esperienze ti devono portare quello che è una sorta di saggezza. Quindi è giusto vedere il mondo con un rinnovato entusiasmo, però ricordati che bisogna comunque sempre cercare di destreggiarsi, okay, tra quello che è l'innocenza e la genuinità e tra quello che è la saggezza, Quindi fate tesoro delle vostre esperienze passate e cercate di, come dire, catapultarle in quello che è, il momento attuale. Quello che non vedete è la vostra voce interiore, quindi è la carta della sacerdotessa, quindi sento che c'è qualcuno qui che ha bisogno di lavorare su quello che è la propria intuizione, perché comunque nel momento in cui si ha questo tipo di energia molto pulita, perché comunque quella del matto è un'energia pulita, genuina, come dicevo prima, pura, non si fa caso a quello che vi dice il vostro sé interiore, non si fa caso a quello che è la parte più intima, se vogliamo, di voi, okay? Sento che c'è qualcuno che deve imparare ad ascoltare l'istinto. Come si fa ad ascoltare l'istinto? Allora, l'istinto è quella cosa quando succede un avvenimento qualsiasi, okay, a livello istintivo noi sappiamo se quell'evento è giusto o no per noi. Perché? La prima, ma proprio la prima cosa che ci viene in mente, la prima cosa che sentiamo, quello è l'istinto. La seconda cosa che sentiamo è già mente, perché poi si comincia a pensare: "Se facessi così, se facessi cosà", invece no. Avete, non lo so, vi presentano una persona nuova, a pelle sentite che, così, non vibra come voi. Quello è l'istinto. Il fatto che poi la mente dica: "Ma magari diamogli una possibilità, non precludere la strada a nessuno, si impara da tutti, magari può essere una persona che ti quella è già la mente, che sta cercando di trovare delle scuse, se vogliamo, okay, però se la prima sensazione è stata: "No, io con questa persona non vibro", cioè no, non ce n'è, con questa persona non vibro, quello è l'istinto, mh? Okay. Ultima ultimo consiglio da parte degli angeli del cuore, vediamo che cosa hanno da dire per i nostri amici dell'Acquario. Ancora un consiglio, un messaggio. Io intanto, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi se non l'avete ancora fatto e potete condividere. Okay, è già uscita. Wow! Dipendenza reciproca e il 5 di pentacoli molte volte, vi ricordo che ce l'avevate 2 volte, molte volte il 5 di pentacoli fa riferimento proprio a quelle che sono le dipendenze o le codipendenze. Qui c'è qualche cosa da rompere probabilmente con questa torre. C'è qualche cosa da buttare giù, qualche tipo di codipendenza da buttare giù. Situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita sentimentale. Potrebbero essere dipendenti da qualche scusate, dipendenze da qualche tipo di, cosa, quindi magari, non lo so, qualcuno dipende dal cibo piuttosto che dall'alcol, o potrebbe essere una dipendenza, cioè magari qualcuno qui potrebbe anche fare riferimento al fatto che magari qualcuno ha già famiglia e che quindi sia difficile far sviluppare questo tipo di situazione, oppure semplicemente al fatto che ci sia un qualche tipo di codipendenza affettiva tra le 2 parti. O se non avete nessuno, potrebbe, così portare alla luce il fatto che avete certi tipi di codipendenze, okay, e un po' la ferita tipica del codipendente è proprio la ferita dell'abbandono. Non c'è solo questa, ce ne sono altre, però ecco, cercate di rompere quello che è questa dipendenza, okay, cercate di ascoltare la vostra voce interiore, mi verrebbe da dire. Bene cari amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.